Ciao chitarristi, vi siete mai chiesti perché nel 2024 quasi tutte le chitarre elettriche che escono sono fatte comunque seguendo le linee degli anni 50, 60, 70? Io me lo sono chiesto, ma sono andato anche un pochettino oltre e mi sono chiesto cosa vorrei in una chitarra elettrica nel 2024? Come dovrebbe essere una chitarra elettrica in tempi di tecnologia avanzata, intelligenza artificiale e qualsiasi cosa possibile e immaginabile? Io lo so già che tanti di voi stanno per chiudere il video, futuro, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, però non fatelo. Anche tu che pensi che solo il blues è un genere musicale vero, oppure che pensi che la chitarra non ha più niente da dire perché come la suonava Hendrix, e anche tu che mi stai per correggere perché avrei dovuto dire sia e non è, non chiudete il video. Vorrei che arrivaste fino alla fine e poi mi diceste qui sotto nei commenti se tutto quello che dico vi torna, vi può fare comodo, vi può essere utile, oppure invece dici no, a me sta roba proprio non serve. Comunque dimostrate la maturità del prima provo e poi giudico. Non fate come il vostro figlio di 2 anni che non mangia la verdura perché non gli piace e non l'ha mai assaggiata, tipo me. Quindi, soddisfando tutti questi requisiti per guardare questo video, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale perché quali sono le caratteristiche che in una chitarra elettrica sono rimaste invariate negli anni? Prendiamo 2 chitarre di riferimento, la Strato e la Les Paul. Sono rimaste invariate, diciamo, le geometrie dello strumento, quindi le misure, come è fatto il manico, quanti tasti hanno, come sono configurati i pick-up. E cosa invece è cambiato negli anni? Qualche piccolo aggiornamento, tipo Gibson Les Paul che hanno l'humbucker splittabile, qualche finitura, qualche colorazione. Quando proprio vogliono fare gli esagerati fanno la serie che si chiama Modern. Cosa cambiano? Il colore. Però ecco, questo è il massimo che questi brand così storici vogliono rischiare. Fender ultimamente sta rischiando un pochettino di più, ma lo fa comunque sotto mentite spoglie, si giustifica con Squier, Contemporary, le Squier Sonic, dai, le ho anche provate. Le Paranormal, le Pananormal. E cosa potrebbero invece portare di nuovo? Beh, un sacco di cose. Negli ultimi anni si sono visti tanti piccoli esperimenti singoli che hanno tanto potenziale. Potrebbero semplificare tantissimo la vita di chi vuole fare pratica, studiare, migliorare con lo strumento, che però troppo spesso vengono allontanati perché nuovi. Lo capisco, ci trovo anche il senso se si parla di determinati casi specifici. Ad esempio, a un professionista che suona sul palco di San Siro, magari quella chitarra economica che ha quel device dentro che fa questa cosa, frega niente. Però sono sicuro che il professionista che suona sul palco di San Siro il senso a quello strumento riesce a trovarcelo. Ad esempio c'è stata la GTRS, che è stata una chitarra elettrica che ha introdotto il concetto di modeler dentro la chitarra, una roba che se ci pensiamo è comodissima, però era tanto limitata e comunque nell'ergonomia, nella geometria dello strumento era un Strato. Perché? Perché i chitarristi vogliono quello, e in questo mi ci ritrovo anch'io in alcune motivazioni che vi dirò più avanti. Ora, io, che chitarra vorrei nel 2024? Cosa dovrebbe avere questa chitarra oggi? La vorrei forma Les Paul perché mi piace, ma non come una Les Paul. Mi basta la forma. Magari se si riuscisse un pochettino più compatta. E queste sono le cose di costruzione. Per quanto riguarda le caratteristiche, invece mi piacerebbe una chitarra che mi permetta di cambiare i pick-up quando voglio. Magari non in maniera fisica, ma in maniera software. Un nuovo sistema di pick-up che non è più un magnete che con le corde che vibrano fa quello che facciamo adesso con le chitarre elettriche, ma un nuovo sistema che in base a quello che imposto nell'app dal telefono cambia come capta le corde, e quindi posso cambiare da humbucker stile puff a EMG attivo a single coil. Sarebbe tanta roba. Per quanto riguarda l'hardware, forse mi basterebbe un ponte fisso e delle meccaniche autobloccanti, e sicuramente quello che vorrei è che la chitarra fosse autosufficiente. In che senso? Non vorrei doverla per forza collegare a qualcos'altro per usarla. Se il mio obiettivo in quel momento è semplicemente studiare, fare pratica, oppure sono in vacanza, voglio poter prendere le mie cuffiette e collegarle direttamente allo strumento e ascoltare un suono fatto e finito. Per come la vedo io, uno strumento, chitarra elettrica, nel 2024, improntato allo studio, alla pratica e all'esecuzione, a tutto quello che vogliamo, deve anche essere un ottimo tool di registrazione. Quindi sono indeciso su 2 cose. O una scheda audio integrata che mi permette di collegare la chitarra direttamente al computer o al telefono per registrarmi, quindi posso collegare il telefono alla chitarra, registrare e avere quel leak che mi piace conservato in un video sul telefono già
pronto. Oppure, visto che viviamo in un'epoca di condivisione social, magari voglio postare un video in cui suono un riff bellissimo mentre sono in spiaggia e posso farlo. Contemporaneamente però mi piacerebbe avere comunque la flessibilità di modellare il suono come voglio. Quindi cavo, scheda audio, segnale DI e poi ci pensano i plugin. Di sicuro non può mancare un controller per questo strumento, sicuramente un'app, ma non disdegnerei neanche un controller poi alla fine sempre Bluetooth ma una pedaliera, quindi per cambiare poi effettivamente i suoni mentre suono e farmi i preset. Sono tutte idee che, se ci fate caso, abbiamo visto singolarmente sparse, ma non sono mai state condensate in un unico strumento. Ora, c'è un brand di chitarre che propone delle cose quantomeno particolari sul mercato. Mi hanno contattato e mi hanno chiesto se volessi provare la loro chitarra. E io, con queste idee che vi ho appena detto in testa, mi sono approcciato a questo strumento e ho detto: vediamo se hanno fatto veramente uno strumento che noi definiamo futuristico, ma ormai nel 2024 che cosa è futuristico? Quindi direi uno strumento attuale. La chitarra è questa Enya Nova Go Sonic. Vi ricordate, no? Quella chitarra acustica con la cassa integrata, che però era uno speaker e non una cassa, perché era una chitarra elettrica ma acustica, quella blu? Ecco, sono ancora loro. Quante delle cose che ho detto prima ci sono in questa chitarra? Forma Les Paul ci siamo. Mi hanno accontentato su questo. È molto leggera perché comunque è fatta in carbonio, quindi anche lì ci siamo. È un pochettino più compatta di una chitarra elettrica tradizionale, quindi anche lì bella storia o bella bro. Io non dico bella bro. Viene definita chitarra smart. In che senso però? Semplicemente perché al Bluetooth si può collegare allo smartphone, avere l'app e controllarla, perché dentro ha tutto un sistema di modeling suo. Infatti nell'app ci sono 2 amplificatori, si possono regolare gli effetti e si può passare da suoni clean a suoni overdrive e anche high gain. C'è una bella varietà sonora qui dentro, che magari non è super mega iper definitiva, però per uno scopo di studio, pratica, chitarra da viaggio è assolutamente accettabile. La finitura è molto moderna, quindi direi che mi piace. Anche qua dietro, come è attaccato il manico alla chitarra, c'è questo easy access ai tasti alti che la rende veramente comoda. La chitarra comunque è fatta bene, i tasti sono posati bene, non sono ruvidi, che è già una bella roba, non sporgono, quindi non danno fastidio mentre suoni, è assolutamente regolabile, tutto come su una chitarra qualsiasi, quindi ponte fisso regolabile. Non ha le meccaniche autobloccanti, peccato, le avrei preferite. E poi c'è il cuore dello strumento, perché dentro, cioè se vediamo da dietro c'è tutto questo tascone gigante. Qui c'è dentro il processore, quindi quello che controlla le caratteristiche e le funzionalità dello strumento. Ora, la cosa che io ho detto dei pick-up su questa chitarra non c'è. Quindi qui i pick-up sono humbucker e non posso andare a simulare dei pick-up attivi, oppure dei pick-up single coil, oppure dei pick-up della tele o chitarre diverse. Questi ci teniamo. C'è la possibilità di metterli in serie parallelo con il suo push-pull. Possiamo comunque avere una bella varietà sonora. Quindi, cos'altro delle cose che vorrei ci sono in questa chitarra? Parliamo di connettività. È una chitarra che vi ho detto ha il Bluetooth, quindi ha un'app con delle funzioni integrate. Fatta bene, funziona bene, la connessione è stabile, quindi non si perde, e ci permette di studiare sui brani, ad esempio, che abbiamo dentro la memoria del telefono, da Spotify, YouTube. Diventa praticamente una cassa Bluetooth che però suona anche. Quindi la accendo tenendo premuto il potenziometro, si accende. Io adesso, volendo, potrei suonare. Adesso un suono a caso, posso cambiarlo. Se cambio il suono premendo questo bottone, alzo un po' il volume, poi ha uno speaker integrato, è un 10 watt e per studiare a basso volume ci sta. Non ci vedo troppo l'utilità su questa chitarra, perché a me sarebbe piaciuto di più collegarci direttamente le cuffie, cosa comunque che si può fare da qui sotto. Se vedete c'è la presa delle cuffie, jack normale per collegarla a una scheda audio o a qualsiasi altra cosa, e la presa USB. La presa USB la colleghi direttamente al computer e registri. E in più la presa USB serve anche per ricaricare la batteria.
dopo averla accesa, fatto vedere che funziona e tutto, io posso collegarla appunto così, andare su, vediamo se riesco, prendere una jam track ad esempio in La minore, la faccio partire, dovrebbe uscire da qua, compresa la pubblicità ovviamente. Faccio play e la base, se alzo il volume, eccetera 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 eccetera. Quindi questa chitarra ha tante delle caratteristiche che io vorrei in una chitarra nel 2024, ma non sono tutte rose e fiori o non è tutto oro ciò che luccica. Il problema principale di questa chitarra che io noto è la cassa, lo speaker, che per quanto funzioni bene, perché funziona veramente bene, posso alzare tanto anche il volume, l'ho trovato un pochettino sotto livello rispetto a quello della Next G che ho provato un po' di tempo fa. Cioè la cassa di quella chitarra era tanta roba, al punto che la mettevo in macchina sui sedili dietro e la usavo come cassa Bluetooth in macchina. Questa, per quanto lo potrei fare, non lo vorrei fare, perché mentre con la chitarra acustica poi c'era la modalità proprio Bluetooth dove la potevi usare solo come speaker, questa no. Quindi qui comunque se io faccio play e alzo il volume c'è comunque il suono della chitarra elettrica che viaggia. Quindi ok per studiare, per ascoltare musica no, ma forse sono l'unico pazzo che usa una chitarra Bluetooth per ascoltare la musica. È un bell'oggetto da usare per studiare, per provare, per sperimentare, da portarsi in giro in vacanza ad esempio. Essendo in carbonio non è suscettibile a tutti quegli sbalzi anche di umidità e di temperatura a cui è soggetto il legno, ad esempio. Quindi dal punto di vista dei materiali della costruzione è tanta roba, veramente. Ma la stessa cosa vale se collego le cuffie direttamente alla chitarra. Cioè, tolto lo speaker, funziona tutto ed è tutto assolutamente valido e credibile. Quindi la chitarra mia che vorrei ancora non esiste. Esisterà? Se fate chitarre e volete fregarmi l'idea, non fatelo, per favore. Comunque io ringrazio tanto i ragazzi di Enya che mi hanno mandato questa chitarra, che mi fanno un po' viaggiare nel tempo con la mia testa. Esteticamente poi è bellissima, dai, questo bianco è proprio bello. Ho visto che altri creatori di contenuti online hanno ricevuto altre finiture, ne ho viste alcune con le sfumature in orizzontale, alcune tutta nera. Secondo me questa qui bianca così è la più bella di tutte. Quindi, tornando alla domanda che vi ho fatto a inizio video, tu che non dovevi chiudere il video sei arrivato fino alla fine, intanto me lo dici nei commenti, scrivi io qua ci sono arrivato. E poi dimmi, queste cose, per quanto nuove, tecnologiche, magari poco intuitive per certe persone, hanno stuzzicato la curiosità? Come ce la vedresti avere una chitarra che da un semplice controllo o un bottone o uno switch puoi effettivamente cambiare radicalmente il carattere della chitarra? Come ce la vedi? Oppure preferisci una classica chitarra versatile HSS che dici fa un po' di tutto e va bene così? Dimmelo nei commenti, ditemi tutti cosa ne pensate nei commenti e io vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a questo punto del video. Se ci siete, già che ci siete, like, iscrizione e aspettatevi un video in queste settimane in cui vi parlo di altre cose che sono andate male, con il plot twist.